Good morning, everyone. Buongiorno a tutti. We're so happy that you're all here with us Siamo molto felici che siete tutti qui con noi to share this wonderful opportunity to spend time with Jyotish and Devi, proprio per condividere questa bellissima opportunità di avere tempo insieme con Jyotish e Devi, the spiritual directors of Ananda worldwide. i direttori spirituali di Ananda in tutto il mondo. Perhaps you don't know that it's been 3 years since they've been here with us. E forse non sapete che sono stati già 3 anni dall'ultima volta che sono stati qui con noi. So it's especially joyful and special for us to Così. have them here with us now. Così è gioioso in modo particolare e speciale di averli qui di nuovo con noi. So please join me in welcoming Jyotish and Devi. Così vogliamo proprio dare un benvenuto a Jyotish e Devi. Thank you. Grazie. I'm always happy for you to clap at the beginning because you may not want to at the end. Sono sempre contento quando fate l'applauso all'inizio perché forse non lo vorreste fare alla fine. We're very happy to be here. Siamo molto felici di essere qui. See. This is our first international voyage in over 3 years. E questo è il nostro primo viaggio internazionale da più di 3 anni. And we've missed you all, especially our dear friends here. E ci siete mancati tutti, soprattutto i nostri cari amici qui. So we're very, very happy to be here for 3-4 weeks. Così siamo molto felici di essere qui per 3-4 settimane. Grazie per i vostri baci da luce e d'amore. Siamo molto gioiosi di essere qui con gli amici in Dio. E come Jyotish ha detto, è un lungo tempo, ma negli occhi di Dio è solo un momento che non è qui, non siamo qui. Per queste settimana fine, si dice? Fine settimana. Andiamo profondo nella gioia e d'amore di Dio insieme. Abbiamo un discorso abbastanza importante oggi per la pace del mondo, è abbastanza importante. Ma prima la choir. Quando mi sveglio per salutare il sol, quando esco nella città, nel silenzio del mio cuor, Signor, penserò solo a te. Nel silenzio del mio cuor, Signor, penserò solo a te. Quando rido e quando piango, nei malintesi e nell'amor, nel silenzio del mio cuor, Signor, penserò solo a te. Nel silenzio del mio cuor, Signor, penserò solo a te. Sono tuo per l'eternità. Dio, tuo per l'eternità. Nella sconfitta, nella vittoria, nella vita intorno a me. Nel silenzio del mio cuor, Signor, penserò solo a te. Nel silenzio del mio cuor, Signor, penserò solo a te. Nel lavoro e nel riposo, nella gioia e nel dolore, nel silenzio del mio cuor, Signor,
silenzio del mio cuor, Signor, penserò solo a te. Dio, sono tuo per l'eternità. Tuo per l'eternità, Dio, tuo per l'eternità. Se tu vuoi la gioia, non vivere nei problemi, né solo per te stesso, vivi nell'amore. Nessuno può volare se non sa donare, dimentica te stesso e apri il cuore. Se tu vuoi la gioia, non vive nella guerra con i tuoi fratelli, perché non l'amore, chi cerca i valori solo transitori, cercherà per sempre col voto del cuore. Se tu vuoi la gioia, rinuncia al potere, non sogna la fama, ma cerca l'amore. Fama e potere non ti fan godere, il seme della gioia si pianta nel cuore. Così se vuoi la gioia, vivi nel presente, centrato in te stesso e cerca l'amore. Felice tu sarai, più libero vivrai, quando senti Dio che vive nel cuore. Felice tu sarai, più libero vivrai, quando senti Dio che vive nel cuore.
degli angeli, no? Okay. Let's begin with the prayer. Heavenly Father, Divine Mother, friend, beloved God, great Masters, Jesus Christ, Babaji Krishna, Lahiri Mahashaya, Swami Sri Yukteswar, beloved Guru, Paramahansa Yogananda Ji, saints and sages of all religions, we humbly bow to you all. Bless us with peace and joy inside of ourselves, and help us be channels to bring that peace and light to the whole world. Om Pace, Pace, Pace. Celeste Padre, Divina Madre, amico e amato Dio, grandi Maestri, Gesù Cristo, Babaji Krishna, Lahiri Mahashaya, Swami Sri Yukteswar, amato Guru, Paramahansa Yogananda, ci inchiniamo umilmente ai vostri piedi. Amato Signore, aiutaci a sentire la tua pace, la tua gioia dentro di noi. Aiutaci ad essere canali puri per quella pace, per quella luce a tutto il mondo. Pace. On this weekend, we will be launching our latest book, Un Tocco di Pace. In questo weekend faremo il lancio del nostro ultimo libro, Il Tocco di Pace. And this obviously is a very important subject for the world right now. E questo ovviamente è un tema molto importante per il mondo in questo momento. This book, as are the previous ones in the series, is a compilation of a weekly blog that Devi and I write. E questo libro, anche come quelli prima nella stessa serie, è una compilazione dei blog settimanali che Devi e io scriviamo. One week I write it, the next week Devi writes it. Così una settimana lo scrivo io e poi la prossima lo scrive Devi. And then every Friday, those who want receive that week's writing. E poi ogni venerdì coloro che vogliono ricevono quello che abbiamo scritto quella settimana. What we will do this morning E quello che faremo stamattina is I will read one of these essays and then speak about it a little bit. Io leggerò uno di questi saggi e poi parleremo un po' di questa cosa. And then Devi will also read one and speak about it. E poi Devi farà lo stesso, leggerà uno e parlerà. Then I'll read a second one E poi io leggerò uno secondo and speak about it some. e parlo un po' di questo secondo. Then we'll take a little break, E poi faremo una pausa. and when we come back, Devi will do one more, and then we will take questions and answers. E poi quando torniamo Devi farà un altro e poi avremo tempo per domande e risposte. Okay, let's get started. Ok, sì? Così iniziamo. I'll read first in English and then we'll hear it in Italian. Allora, sarà prima letto in inglese e poi lo ascolteremo anche in italiano. The world desperately needs our prayers and goodwill at this time. The extraordinary events taking place in Ukraine and Russia,
as well as around the world, are sending out waves of dark, disturbed energy. Each of us must do what we can to counterbalance this darkness with light. Paramahansa Yogananda gave a strong warning to the world in 1939 when Europe was on the brink of a World War II. Among other things, he said, "Why do world suffering and misery arise? When people all over the earth are happy and prosperous, they are in tune with God, and the entire vibrations of the earth in relationship with the planets are harmonious. But as soon as one nation starts fighting with another, or selfish industrial gourmands try to devour all prosperity for themselves, it brings depression. And when depression starts in one place, it begins to spread everywhere, owing to the vibrations that travel through the ether." That's very important. Owing to the vibrations that travel through the ether. World War I created wrong vibration in Europe first, which then spread all over the earth. And where there was no war, influenza appeared. The agonies of the people who died in the World War created the subtle cause of the epidemic. Ye nations of the world, beware. Use your patriotism to protect your own country, and do not get mixed up with any other nation that advocates aggression. All nations should unite to non-cooperate in every way with those nations that want to start wars of aggression. The politicians are blinded by their patriotism, selfishness, and love of fame, disregarding the divine laws laid down by God and voiced by great saints. They are bringing an avalanche of miseries upon the nations of the earth. The repeat of history is eerie. Yogananda might have been speaking today rather than 80 years ago about aggression and pandemic. But implicit in his warning, if one looks deeper, lies a message also of hope and instruction. These times of conflict can be a springboard to higher awareness if we see them as a warning to raise our consciousness. Don't wait for others to act. Let peace begin in your own mind, and let it spread to those around you in ever-widening circles. If bad vibrations can cause disease and depression, then good vibrations can cause health and prosperity. It is our responsibility to send out strong radiations of peace and goodwill to counteract and neutralize negative ones. It is very good that the world has united in confronting this aggression primarily through economic and nonviolent means, as Yogananda suggested. But we individually must also strongly confront the darkness of these times. Each of us can pray for peace and act as angels of mercy to everyone we meet, and fill our thoughts and relationships with peace and harmony. On a more subtle level, it helps to remember that this world is but a drama created and acted by Divine Mother. Everything is made of consciousness. With our uplifted consciousness, attuned to God's higher laws, we can help strengthen the light so it can prevail. We have many friends, wonderful people, in Ukraine, Russia, and throughout Europe. The innocent people do not want war. Let us try to help them. Visualize our friends and the entire area
being filled with subtle vibrations of goodwill and benevolence. Pray earnestly for God's higher vibrations of love and kindness to spread. I am making a pledge to do my best to act throughout each day with peace and harmony, and to strongly radiate those vibrations to the whole planet. Will you join me in the light, Nayaswami Jyotish? In questo momento il mondo ha un disperato bisogno delle nostre preghiere e della nostra buona volontà. Gli eventi eccezionali che stanno avvenendo in Ucraina e in Russia, così come in tutto il mondo, stanno inviando ondate di energia oscura, disturbata. Ciascuno di noi deve fare il possibile per controbilanciare questa oscurità con la luce. Nel 1939, quando l'Europa era sull'orlo di una seconda guerra mondiale, Paramahansa Yogananda lanciò un forte avvertimento al mondo. Tra le altre cose disse: perché nel mondo nascono sofferenza e miseria? Quando su tutta la terra le persone sono felici e prospere, esse sono in sintonia con Dio e tutte le vibrazioni della terra in relazione con i pianeti sono armoniose. Ma non appena una nazione inizia a combattere contro un'altra, o gli avidi egoisti dell'industria cercano di accapararsi tutta la prosperità per sé, si crea depressione. E quando la depressione inizia in un luogo, poi comincia a diffondersi ovunque, a causa delle vibrazioni che viaggiano attraverso l'etere. E Jyotish ha detto, questo è molto importante, a causa delle vibrazioni che viaggiano attraverso l'etere. La prima guerra mondiale ha inizialmente creato vibrazioni sbagliate in Europa, che poi si sono diffuse su tutta la terra, e dove non c'era guerra è apparsa l'influenza. Le atroci sofferenze delle persone morte durante la guerra mondiale hanno creato la causa a livello sottile per l'epidemia. Voi nazioni del mondo, state attente. Usate il vostro patriottismo per proteggere la vostra nazione e non mescolatevi con nessun'altra nazione che propugna l'aggressione. Tutte le nazioni dovrebbero unirsi per non collaborare in alcun modo con quelle nazioni che vogliono iniziare guerre di aggressione. I politici sono accecati dal loro patriottismo, egoismo e amore per la fama, ignorando le leggi divine stabilite da Dio ed espresse dai grandi santi, stanno portando una valanga di miserie sulle nazioni della terra. Il ripetersi della storia è inquietante. Yogananda potrebbe aver parlato di aggressione e di pandemia oggi, invece che oltre 80 anni fa. Ma implicito nel suo monito, se si guarda più in profondità, c'è anche un messaggio di speranza e un'indicazione. Se li vediamo come un ammonimento per elevare la nostra coscienza, questi tempi di conflitto possono rappresentare un trampolino di lancio verso una maggiore consapevolezza. Non aspettare che siano gli altri ad agire. Fa sì che la pace inizi nella tua mente e che si diffonda a coloro che ti circondano in cerchi sempre più ampi. Come le cattive vibrazioni possono causare malattia e depressione, le buone vibrazioni possono creare salute e prosperità. È nostra responsabilità inviare forti radiazioni di pace e di buona volontà per contrastare e neutralizzare quelle negative. È molto positivo il fatto che il mondo si sia unito nell'affrontare questa aggressione, principalmente attraverso mezzi economici e non violenti, come suggerito da Yogananda. Ma noi, individualmente, dobbiamo anche affrontare con forza l'oscurità di questi tempi. Ciascuno di noi può pregare per la pace, agire come angelo della misericordia
verso tutti coloro che incontra e riempire i propri pensieri e le proprie relazioni di pace e armonia. A un livello più sottile, questo ci aiuta a ricordare che questo mondo non è che un'opera teatrale, creata e recitata dalla Madre Divina. Tutto è fatto di coscienza. Con la nostra coscienza elevata, in sintonia con le leggi superiori di Dio, possiamo contribuire a rafforzare la luce, in modo che essa possa prevalere su tutto. Abbiamo molti amici, persone meravigliose, in Ucraina, Russia e in tutta Europa. Le persone innocenti non vogliono la guerra. Proviamo ad aiutarli. Visualizza i nostri amici e tutta quella zona pieni di sottili vibrazioni di buona volontà e benevolenza. Prega sinceramente affinché le vibrazioni più elevate dell'amore e della gentilezza di Dio si diffondano ovunque. Mi impegno a fare del mio meglio per agire ogni giorno con pace e armonia e irradiare fortemente quelle vibrazioni all'intero pianeta. Vuoi unirti a me? Nella luce, Nayaswami Jyotish. I do not want to talk this morning about the war and the negativity. Questa mattina non voglio parlare della guerra e della negatività. When we concentrate on darkness, our mind gets filled with darkness. Quando ci concentriamo sull'oscurità, la nostra mente è colmata di oscurità. As Yogananda said, if our minds are filled with fear or anger or conflict, the vibrations travel through the ether and they affect the whole planet. E come Yogananda ha detto, se la nostra mente è piena di paure, di conflitto, di negatività, le vibrazioni viaggiano attraverso l'etere e proprio colmano tutto il mondo. And it affects the planet in many ways, including the environment. E influenzano il pianeta in tanti modi, includendo anche l'ambiente. I don't need to emphasize this because we're all seeing it and we're all living in these times. E non devo enfatizzarlo perché lo vediamo tutti e tutti stiamo vivendo questi tempi. And so it's important, in fact, that we do not concentrate very much on the negativity. Ed è importante, infatti, che non ci concentriamo tanto sulla negatività. I think there are three elements involved in the conflict that we see today. E penso che ci sono 3 elementi che sono coinvolti nel conflitto che vediamo oggi. One is the countries that fight on one side and those that fight on the other side. Allora, un elemento sono i paesi che lottano da una parte e che lottano dall'altra parte. But I think there is a third element that is equally to blame. Ma penso che c'è un terzo elemento ugualmente colpevole. And that's the media that emphasizes negativity and conflict. E questo sono i media che proprio enfatizzano la negatività e il conflitto. Because those vibrations are going out into the ether and stirring up anger and conflict within people. Perché quelle vibrazioni entrano nell'etere, proprio risvegliano, stimolano conflitto e negatività nelle persone. So for myself, I look at enough news only to understand what's happening, but I don't read more and more and more. Così per me stesso leggo appena abbastanza notizie per comprendere cosa sta succedendo, ma non leggo di più e di più e di più. Because I understand that they attract readers by emphasizing negativity. Perché comprendo che loro attirano lettori mettendo l'enfasi sulla negatività. So, enough about the dark side. Allora basta con la parte oscura. We don't get to the light by going farther and farther into the darkness. Perché non arriviamo alla luce entrando sempre più profondamente nell'oscurità.
we have to turn around and we have to move toward whatever source of light we have. Dobbiamo girarci e dobbiamo muoverci nella direzione di qualunque sorgente di luce abbiamo. And if we do that, then our minds become filled with light. E se facciamo questo, allora la nostra mente diventa colma di luce. Many years ago, Devi and I had the very first pilgrimage in all of Ananda. Molti anni fa, Devi ed io abbiamo fatto il primo pellegrinaggio nella storia di Ananda. We were living near Lake Como for several months, and it was a very cold and very difficult winter. Vivevamo vicino al lago di Como in quei mesi ed era l'inverno ed era un inverno molto difficile e molto freddo. This was in 1984. E questo era 1984. And because we had not very much income, I had the thought, let's do something to draw more funds. E visto che le nostre entrate erano molto scarse, erano poche, ho pensato, ma facciamo qualcosa per attirare più fondi. And so I suggested to the others that we have a pilgrimage and people would come and join us on a trip. E così ho suggerito agli altri che facciamo un pellegrinaggio e invitiamo gli altri per aggiungersi a noi e fare il pellegrinaggio insieme. And my friends reacted in a very natural way. E i miei amici hanno reagito in modo molto naturale. They said, "You're crazy." Hanno detto, sei pazzo. But I was stubborn as well as crazy. Ma ero testardo, non solo pazzo. And so we ended up having a wonderful pilgrimage. About 15 people joined us. E alla fine abbiamo fatto un bellissimo pellegrinaggio e c'erano tipo 15 persone che si sono uniti a noi. And during that pilgrimage we visited the Uffizi in Florence. E durante questo pellegrinaggio abbiamo anche visitato l'Uffizi a Firenze. We had a wonderful guide, and she said, "You can easily be overwhelmed, but I want to show you only a few pieces that are very important, art pieces." E avevamo una guida meravigliosa. Ha detto, è molto facile essere sopraffatto dalla quantità di arte, ma voglio farvi vedere solo pochi pezzi di arte molto preziosa. And one of these was a drawing by Leonardo da Vinci in sepia tones. E uno di questi era un disegno da Leonardo da Vinci nei colori della seppia. And it was of the Madonna and the baby Jesus. Ed era della Madonna e il bambino Gesù. And around her were several people. E intorno a lei c'erano diverse persone. Some were looking at her. Alcuni stavano guardando verso di lei. And the baby. E il bambino Gesù. Some were turned sideways. Alcuni erano girati al lato. And one or two were turned facing the opposite direction. E uno o due erano girati nella direzione opposta. Exquisitely well done artistically. Fatto in modo proprio squisito artisticamente. But our guide said, "Tell me if you notice something strange here." Ma la nostra guida ha detto, ditemi se notate qualcosa strano in questo dipinto, in questo disegno. And different people offered different ideas. It's all monotone, just drawn in one color. E diverse persone hanno aggiunto idee, è tutto monotono, un colore, eccetera. But finally she said, "If you look carefully, all of the light comes from the baby Jesus." E alla fine lei ha detto, se guardate con attenzione, tutta la luce arriva dal bambino Gesù. Usually in a painting, light comes down from above to the side. Perché di solito in un dipinto la luce arriva da sopra o da lato. But in this painting, those who were close to the baby Jesus and looking at him, their faces were filled with light and their faces were beautiful.
Ma in questo dipinto coloro che erano vicino al bambino Gesù e che stavano guardando nella sua direzione, i loro visi erano pieni di luce, colmi di luce, erano molto belli. And those who were turned to the side, it was as if their faces were half in light, half in darkness, but there were doubts in their mind. Leonardo was able to express that in his work. E quelli che erano girati di lato, metà del loro viso era nella luce, metà era nell'oscurità e si vedeva che c'erano dei dubbi nella loro mente e Leonardo era molto capace a proprio esprimere questi sentimenti. And those who were turned away completely, their faces were hard and angry and filled with darkness and cynicism. E coloro che erano girati nella direzione opposta, i loro visi erano duri e pieni di negatività, di cinismo. Now, what Yogananda has said, that according to whether we're facing the light or the darkness, our thoughts send out those vibrations into the world. Secondo quello che Yogananda ha detto, che se noi siamo girati verso l'oscurità, verso la negatività, la nostra mente emana quelle vibrazioni nel mondo. And so for all of us, this is a very important thing to understand. Così per tutti noi questo è una cosa molto importante da comprendere. Because if a group like us can't keep our minds elevated and send light out into the world, who can we expect to do it? Perché se un gruppo di persone come noi non riesce a mantenere la nostra mente elevata e emanare luce nel mondo, chi possiamo aspettare che potrà farlo? The changes in the world, to have it grow more light and more filled with joy, have to begin with those who are facing the divine. I cambiamenti nel mondo per diventare ancora più colmo di luce e di gioia deve iniziare con coloro che sono girati verso la luce. And all of us are doing that. Some of us have been doing our best to face the divine through these great masters every day for our entire adult life. Ed esattamente quello che noi stiamo facendo. Alcuni di noi stiamo facendo il meglio che possiamo per girarci verso la luce ogni giorno della nostra vita, tutta la nostra vita adulta. And it's important that we remember that our consciousness adds light to the ether, to the vibrations of the planet. Ed è importante che ci ricordiamo che la nostra coscienza aggiunge luce all'etere, alle vibrazioni del pianeta. And the more conscious we are of that, the stronger those vibrations can become. E più consapevoli siamo del fatto, più potenti quelle vibrazioni possono diventare. Yogananda said that the sun sends healing radiations to us. Yogananda ha detto che il sole emana radiazioni di guarigione verso di noi. He said if you go out and you lay in the sun, you get some healing vibrations from the sun. Ha detto se vai al sole e ti sdrai, proprio puoi ricevere alcune vibrazioni di guarigione dal sole. But he said if you consciously draw healing vibrations, you get 100 times as much from the sun. Ma ha detto se consapevolmente cerchi di attingere le vibrazioni guaritrici verso te stesso, puoi assorbire 100 volte di più dal sole. Well, each of us are little sources of light. E ognuno di noi è una piccola sorgente di luce. And we will radiate out some light even if we're passive or not thinking about it. E noi irradiamo un pochino di luce, anche se siamo passivi o se non ci stiamo pensando. But if we concentrate, if we do it consciously, we can send out 100 times more light into the world, into the ether of the world. Ma se ci concentriamo, se lo facciamo in modo consapevole, possiamo irradiare 100 volte più luce nel mondo, nell'etere. And my friends, the world needs every bit of light that it can get right now. E amici miei, questo mondo ha bisogno di ogni
piccola quantità di luce che può ricevere in questo momento. And so it's important that each of us take on a personal response to the events of the world that we don't want to see. We need to send out the opposite positive vibration to neutralize that. E così è importante che ognuno di noi prenda responsabilità per una risposta personale agli eventi del mondo in questo momento. Ognuno di noi dobbiamo fare quello che possiamo per equilibrare, bilanciare le vibrazioni del mondo in questo momento. This evening we will launch this book officially. E questa sera ufficialmente faremo il lancio di questo libro. And during the evening we're going to use Yogananda's prayer for peace and harmony to send out vibrations into the ether. E durante la serata useremo la preghiera di Yogananda di pace e armonia proprio per emanare queste vibrazioni, questa luce nel mondo. And we'll do it in 10 different languages. E lo faremo in 10 lingue diverse. Yes, won't that be wonderful? Sarà meraviglioso. But each of us can do it in our own language every day. Ma ognuno di noi lo può fare nella propria lingua ogni giorno. So, first I want to thank Kirtani and Anand and all of the leaders here for inviting Jyotish and me to come and spend this glorious month with you. Allora, prima vorrei ringraziare Kirtani, Ananda e tutte le guide qui per averci invitato per passare questo mese glorioso con tutti voi insieme. And next I want to thank Nandini and the staff of Yogananda Edizione for getting our book out in time in Italian, and Tejendra for the design. Thank you so much. E poi vorrei ringraziare Nandini, Tejindra e tutto lo staff di Yogananda Edizioni per aver fatto in modo che questo libro esce in tempo per il nostro arrivo. So now I will read a blog. Come as Shivani said, blog is not a pretty word, but it's the word we have. Allora, adesso leggerò questo blog e come Shivani ha detto, blog non è una parola molto bella, però è la parola che abbiamo. I'm going to do it a little different since these have 10 different points. I'll read a point, talk a little bit, then you do okay? So this one was written January 14th, 2019, and it's called 10 Portals to Joy. Allora, questo blog è stato scritto gennaio 17, 2019 e si chiama 10 portali per la gioia. And the title, using the word portal, is a play on words because portal means a gate, but it also means a an app you can sign up for. E questa parola portale è un gioco di parole, perché portale vuol dire una porta, ma è anche una cosa tecnica, no? di una app, di un qualcosa, un portale tecnologico. It's not always easy to feel joy in life, especially when we're bombarded with discouraging news and wrenching images of human suffering. Yet holding on to happiness in spite of everything is a challenge that confronts everyone. As Paramahansa Yogananda wrote, life is a struggle for joy all along the way. May I fight to win the battle on the very spot where I now am. End quote. In the same regard, Swami Kriyananda said, joy is the solution, not the reward. In other words, joy is a dynamic choice we can make every day, not a passive response we feel only when favorable circumstances warmly greet us.
Here are 10 portals you can choose every day that will expand your joy. Capito? Select a few of them, or as many as you like, but do some of them every day. You'll be surprised how your joy level begins to rise. Non è sempre facile provare gioia nella vita, specialmente quando siamo bombardati da notizie scoraggianti e strazianti immagini di umana sofferenza. Eppure, aggrapparsi alla felicità, nonostante tutto, è una sfida che ciascuno deve affrontare. Come ha scritto Paramahansa Yogananda, la vita è una lotta per la gioia lungo tutto il cammino. Possa io combattere per vincere la battaglia nel punto stesso in cui mi trovo adesso? A questo stesso proposito, Swami Ananda ha detto: la gioia è la soluzione, non la ricompensa. In altre parole, la gioia è una scelta dinamica che possiamo fare ogni giorno, non la risposta passiva che sperimentiamo dentro di noi solo quando le circostanze favorevoli ci vengono calorosamente incontro. Ecco 10 portali a cui puoi attingere ogni giorno e che espanderanno la tua gioia. Scegline quanti ne vuoi, ma sperimentane alcuni ogni giorno. Sarai sorpreso di come il tuo livello di gioia inizierà a salire. Okay. Portal number 1. Do something you love. Decide for yourself what it is. Walk, paint, call an old friend, read a good book, pet your cat, but make sure it's something that you're doing for the joy of it, not from a sense of obligation. Joy password, I enjoy. Portale numero 1. Fa qualcosa che ami. Decidi tu stesso il che cosa. Cammina, dipingi, chiama un vecchio amico, lavora a maglia, leggi un buon libro, accarezza il tuo gatto, ma assicurati che sia qualcosa che stai facendo per la gioia di farlo, non per l'obbligo. Joy password? Yeah, I'm just trying because they translate it differently. Password. La password della gioia, io mi diverto. So, if we want to find joy, we have to start looking inside. And if we do simple little things, like we mentioned, it primes the pump. Se vogliamo trovare la gioia, dobbiamo cercare dentro, e se facciamo queste piccole cose semplici, in qualche modo prepara il motore. Once, when we speak of the history of Ananda village, many of the stories are associated with fires. Se pensiamo della storia di Ananda Village, ci sono tante storie associate con il fuoco, con gli incendi. But this is how God is purifying us. Ma questo è il modo in cui Dio ci purifica. Once in the early years, our newly built temple, there was a disaster. Una volta nei primi anni avevamo proprio questo bellissimo tempio appena fatto e è successo un disastro. Someone had left a candle burning late at night on the altar, and it caught the cloth and the altar, and the temple burnt down. Qualcuno ha lasciato una candela tardi la sera e questa candela ha fatto sì che l'altare, cioè il telo dell'altare, grazie, ha preso fuoco e poi l'altare stesso e poi tutto il tempio ed è bruciato tutto. The next day we were with Swami and he went into a small nearby shop. E il prossimo giorno eravamo con Swami e siamo andati a questo piccolo negozio vicino ad Ananda Village. And as he often did, Swamiji was singing. E come spesso ha fatto, Swamiji stava cantando. And the proprietor said, "You are singing?
When my house burned down, I cried for 1 year. E la proprietaria ha detto, ma stai cantando? Quando la mia casa ha bruciato, ho pianto per 1 anno. And Swamiji said, I lost the temple. I didn't lose my voice. E Swamiji ha risposto, ho perso il tempio, ma non ho perso la voce. So remember that. Whatever you may lose outwardly, your ability to sing in your heart is never lost. Così ricordati questo, qualunque cosa potresti perdere esteriormente, la tua abilità di cantare nel cuore non è mai persa. Okay, portal number 2. Challenge yourself. Find something you thought you couldn't do and then put out the energy to accomplish it. Begin with little things. Don't start with running a marathon if you've never done it before. Think rather of things that are doable but above your present level of skill or experience. Then persevere until you've done it. Joy password, I can. Portale numero 2. Sfida te stesso. Trova qualcosa che pensavi di non poter fare e poi tira fuori l'energia per realizzarlo. Comincia dal piccolo. Non iniziare con una maratona se non l'hai mai fatta prima. Pensa piuttosto a cose che sono fattibili, ma al di sopra del tuo attuale livello di abilità o esperienza. Quindi persevera finché non le hai conseguite. Password della gioia, io posso. So the first portal was about relaxing and joy. The second one now is we must put out willpower. Allora il primo portale era di proprio rilassarci nella gioia e adesso il secondo dobbiamo proprio mettere fuori, usare la forza di volontà. And to affirm our own potential. E dobbiamo affermare il nostro stesso potenziale. I think for most devotees, we suffer under the sense of our own unworthiness. Penso che per la maggior parte dei devoti soffriamo sotto questo peso, sotto il senso di non essere degni. But that's not how God sees us. Ma questo non è il modo in cui Dio ci vede. He sees who we really are. Lui vede chi siamo veramente. And the ironic thing is, E la cosa ironica, we know who we really are, noi sappiamo chi siamo veramente, but we're afraid to admit it. ma abbiamo paura di ammetterlo. We are children of God, Noi siamo figli di Dio, but we hold ourselves back. ma ci tratteniamo. Okay, portal number 3. Do a task that you've been avoiding. How much energy and peace is wasted in all the little things that we keep putting off? Clean out your desk drawers. Give away all those books you're done with. Or answer those complicated emails you keep in the file. I hope they will disappear. Joy password, I will. Portale numero 3. Svolgi un compito che stai evitando. Quanta energia e pace viene sprecata in tutte le piccole cose che continuiamo a rimandare? Pulisci i cassetti della scrivania. Regala tutti i libri che hai terminato di leggere. O rispondi a quelle complicate email che tieni nella cartella, spero che scompaiono. Password della Do you gioia. have that file? Avete anche voi quella cartella? Allora, password della gioia, lo farò. So, I often have this experience. There will be a task in the home, and I think, I will do it tomorrow. I will do it tomorrow. E ho spesso questa esperienza che c'è forse un compito nella casa e penso lo faccio domani, lo farò domani. When I finally do it,
It takes 5 minutes, Poi finalmente quando ci arrivo a farlo ci vogliono 5 minuti, but I spent hours planning when I would do it. ma ho trascurato ore cercando quando posso farlo. So get your life in order. Sistema la tua vita. Okay, door number 4, portal number 4. Read or listen to something inspiring. The gifts of the great spiritual teachers are abundant, but we pass them over in the midst of our busy lives. If you take only 5 minutes each day to immerse yourself in the wisdom from enlightened souls, you'll be laying a foundation of joy that nothing can destroy. Joy password, I attune. Portale numero 4. Leggi o ascolta qualcosa di stimolante. I doni dei grandi maestri spirituali sono abbondanti, ma li trascuriamo, presi come siamo dai nostri impegni quotidiani. Se dedicherai solo 5 minuti al giorno a immergerti nella saggezza delle anime illuminate, getterai le fondamenta di quella gioia che nulla può distruggere. Password della gioia, io mi sintonizzerò. So if you see, we are alternating between I can, I will, and then I receive. E come vedete stiamo alternando fra io posso, io voglio e poi ricevo. And Master gave us the energization exercises. They have a profound psychological foundation as well. E il maestro ci ha dato gli esercizi di ricarica che hanno hanno le fondamenta profondi anche sul livello psicologico. Tense with will, Tendi con volontà, but relax and feel. rilassa e senti. Both are needed. Entrambi servono. Okay. Portal number 5. I think I got the numbers right. Tell someone they're appreciated. Yogananda once said to a group of his disciples, "If you only knew how beautiful you are, I see you all as beings of light." This is how God sees each of his children, as their divine potential. By serving as a channel to express his love and appreciation for others, we draw closer to his bliss. Joy password, I care. Portale numero 5. Dì a qualcuno che è apprezzato. Yogananda una volta disse a un gruppo di suoi discepoli: "Non avete idea di quanto siete belli. Vi vedo tutti come esseri di luce." Questo è il modo in cui Dio vede ciascuno dei suoi figli, secondo il loro potenziale divino, servendo da canale per esprimere il suo amore e il suo apprezzamento per gli altri. Ci avviciniamo alla sua beatitudine. Il password della gioia, io mi prendo cura. Swami Kriyananda, part of his great ministry was to make everyone feel valued. Swami Ananda è una grande parte del suo ministero, era proprio di far sentire ognuno che ha valore. He would walk valorizzato. He would walk up to strangers on the street who maybe seemed discouraged or low, and he would give them a compliment. "Oh, what a beautiful scarf you have." Si avvicinava alle persone sconosciute anche nella strada, che vedeva che erano scoraggiati o depressi, e gli dava un complimento: "Oh, che bella giacca che hai." The first words he said to me in this lifetime were of this nature. Sorry, can you repeat that? The- I didn't hear it. Okay. He said, I had traveled from the Midwest of America nonstop, getting a ride all the way to California for 3 days.
Ha detto che ho viaggiato dalla parte centrale di America fino a California senza posa per 3 giorni. I was very disheveled. Quando la prima volta che ho incontrato Yogananda, ha detto ero completamente scombussolato And my clothes were very wrinkled. e i miei vestiti erano tutti stropicciati. And he came up to me and said, "You look like a very intelligent person." E Yogananda e Swami Ananda è arrivato da me, questo era Devi, e ha detto tu sembri una persona molto intelligente. And your shirt is so pretty. Ha detto, e questo vestito è così bello. I don't think anyone else saw me that way. E non credo che c'era nessun altro che mi ha visto in quello modo. But he was affirming the highest in me. Ma lui stava affermando la parte più alta dentro And di it me. directed my life. E questo ha proprio dato direzione alla mia vita. So when you see anyone in need, give them a word of encouragement. Così se vedi qualcuno in bisogno, dagli un incoraggiamento. You know, the more I live the spiritual life, the more I realize that it's not the great things that we do that please God, but it's the little things that no one else sees. Più che vivo la vita spirituale, più mi rendo conto che non sono le grandi cose che facciamo che veramente compiacciono Dio, ma sono le piccole cose che nessuno vede. Master tells the story of in 1935 when he was coming back to India to see his guru Sri Yukteswar. E il maestro racconta la storia nel 1935 quando tornava in India per vedere il suo guru Swami Sri Yukteswar. He brought many presents and gifts for his guru. E ha portato tanti regali per il suo guru. But along the way he stopped and bought a very nice cane for himself. Ma lungo la strada si è fermato e ha comprato un bellissimo bastone per se stesso. And he gave all the presents to his guru. E ha dato tutti i regali al suo guru. And then at the last minute he thought, I will give him the cane too. E poi nell'ultimo momento ha pensato, gli darò anche il bastone. And Sri Yukteswar said to him, I thank you for these beautiful gifts, E Sri Yukteswar gli ha detto, grazie per questi bellissimi doni, but the one I appreciate most is that cane. ma quello che apprezzo di più è quel bastone. God sees the little acts of kindness, Perché Dio vede quelle piccole azioni di gentilezza and he blesses us in that time. e ci benedice in quegli atti. Portal number 6. Be grateful for something in your life. Don't be grateful just for the good things. Think appreciatively about each setback and each test and realize how much you gained from the experience. So whether it's losing a friend I read it wrong. So whether it's a loving friend or an undermining competitor, simply think, thank you, God. Joy password, I give thanks. Portale numero 6. Sii grato per ciò che hai nella tua vita. Non essere grato solo per le cose buone. Pensa con gratitudine a ogni battuta d'arresto, a ogni prova, e renditi conto di quanto hai guadagnato da quell'esperienza. Che si tratti di un amico amorevole o di un nemico minaccioso, pensa semplicemente, grazie Dio. Password della gioia, io rendo grazie. It seems contradictory, but looking back on my life, I know that the things that at the time seemed the most difficult were God's greatest gifts. E sembra contraddittorio, ma so, guardando indietro sulla mia vita, che le cose che nel momento sembravano più difficili erano i più grandi doni che Dio mi ha dato.
Not that God wants us to suffer, E non è che Dio vuole che soffriamo, because He doesn't. perché non lo vuole, But He wants us to understand that we are in school and we have many lessons to learn. ma vuole aiutarci a capire che siamo in una scuola e che abbiamo tante lezioni da imparare. When we are in school and studying and our teacher says, now we will have an exam. E quando siamo nella scuola e forse l'insegnante ci dice adesso facciamo un esame, We don't think, oh, he's punishing me by giving me this test. non è che pensiamo oh no, mi sta punendo dandomi questo esame. We think, oh, now I can see how much I've learned. Pensiamo adesso posso vedere quanto ho imparato. And where I don't do well, I can work harder. E dove non faccio bene posso lavorare ancora più fortemente. And life is like that. E la vita è così. I think I will just read and you translate these next ones because we're running long. Portal number 7. Make someone smile or laugh. As your joy increases, be sure to share it with others, with friends, strangers, and even those who are difficult for you. Let your joy be like an unseen effervescence in the water of life that you offer to everyone. Joy password, I share. Portale numero 7. Fa sorridere o ridere qualcuno. Man mano che la tua gioia aumenta, assicurati di condividerla con gli altri, con gli amici, con gli estranei e anche con coloro verso i quali è difficile. Lascia che la tua gioia sia come un'invisibile effervescenza nell'acqua della vita che offri a tutti. Password della gioia, io condivido. Portal number 8. Gaze at something beautiful in nature. Find something in the natural world, a flower, a pine cone, a leaf of a houseplant, the rings of a tree stump. Gaze at it until you see its beauty. Then close your eyes and try to feel the divine thought that created it. Finally, open your eyes and look at it anew with appreciation for the joy our Creator has put into everything. Joy password, I see. Portale numero 8. Osserva la bellezza della natura. Trova qualcosa nel mondo naturale, un fiore, una pigna, la foglia di una pianta d'appartamento, gli anelli di un tronco d'albero. Osservalo finché non ne vedrai la bellezza. Dopodiché chiudi gli occhi e prova a percepire il pensiero divino che lo ha creato. Infine, apri gli occhi e guardalo di nuovo con un atteggiamento di apprezzamento per la gioia che il nostro Creatore ha messo in ogni cosa. Password della gioia, io vedo. Portal number 9. Do an anonymous act of kindness. Be a secret agent for help and support to others. Service is even sweeter when it is offered without any thought of personal recognition. Joy password, I serve. Portale numero 9. Fa un atto di gentilezza anonimo. Sii un agente segreto nell'aiutare e nel sostenere gli altri. Il servizio è ancora più dolce quando viene offerto senza alcun intento di riconoscimento personale. Password della gioia, io servo. And finally, portal number 10. Meditate with joy. Don't wait for joy to come to you. Bring it into your meditation until you remember that it is who and what you really are. Yoganandaji wrote, "From joy I came, for joy I live. In sacred joy I melt. Joy password, I am." E alla fine, portale numero 10, medita con gioia. Non aspettare che la gioia venga a te. Portala nella tua meditazione finché non rammenti che essa è ciò che sei veramente. Yoganandaji ha scritto: dalla gioia venni, per la gioia vivo, nella sacra gioia mi immergo. Password della gioia, io sono. And then it closes.
May all the portals of joy open for you. Nayaswami Devi. Possono tutti i portali della gioia aprirsi al tuo cospetto. Nayaswami Devi. Finding calmness in the midst of activity. This article by us came out in September 20th in the Times of India, the largest newspaper in the country. Another article we wrote for them a few years ago had more than 100,000 views and 300 comments. It is a wonderful way to reach large numbers of readers. I thought you might enjoy reading or hearing this new one. Trovare la calma nel mezzo dell'attività. Questo nostro articolo è uscito il 20 settembre su Times of India, il più grande quotidiano del paese. Un altro articolo che abbiamo scritto per loro qualche anno fa ha avuto più di 100.000 visualizzazioni e 300 commenti. È un modo meraviglioso per raggiungere un gran numero di lettori. Ho pensato che ti sarebbe piaciuto sentire questo nostro scritto. Years ago, when we were first starting our Ananda community in California, we had very little money, and I decided to start a little business making incense as a way to provide an income for our members. With long hours and countless details vying for my attention, it was difficult to remain calm and stay focused in the present. 1,000 thoughts kept calling out, "What about me? I'm important too." Worries seemed to be my entire mental diet. As I sat trying to meditate one day, an image came powerfully to my mind. Time is like a river on which you are floating. You can never occupy more than one place at any moment. Just focus your whole attention on where you are right now and let the river take care of itself. That image had an uncanny power to help me stay focused. Whenever I found my attention wandering to worries, I would visualize the river and find that it helped me come back to my center. Anni fa, quando abbiamo iniziato la nostra comunità di Ananda in California, avevamo pochissimo denaro e io ho deciso di avviare una piccola attività di produzione di incenso per fornire un reddito ai nostri membri. Lunghe ore di lavoro e innumerevoli dettagli si contendevano per la mia attenzione. Era dunque difficile calmare la mente e rimanere concentrato sul presente. 1000 pensieri continuavano a girare e anche io sono importante. Le preoccupazioni sembravano essere diventate la mia intera dieta mentale. Un giorno, mentre sedevo cercando di meditare, un'immagine mi è apparsa con forza alla mente. Il tempo è come un fiume su cui stai galleggiando. Non puoi mai occupare più di un posto alla volta. Focalizza tutta la tua attenzione su dove sei in questo momento e lascia che il fiume si occupi di se stesso. Quell'immagine ha avuto lo straordinario potere di aiutarmi a rimanere concentrato. Ogni volta che mi rendevo conto che la mia attenzione stava vagando a causa delle preoccupazioni, visualizzavo il fiume e scoprivo che mi aiutava a tornare al mio centro. Meditation can help us center our attention, but we must be deeply relaxed before its effects can take hold. There exists a direct link between breath and mind. The science of controlling the mind through breathing techniques is one of India's great gifts to the world. You've probably noticed that whenever you attempt a task that requires deep concentration, such as threading a needle, your breathing automatically slows or even stops. The next time your mind tries to run away from you, try breathing your way to calmness. A fellow disciple was in charge of training
recruits for the San Francisco Police Department. A technique he taught the rookies was to control their breathing before they attempted to take control of a tense situation. He demonstrated the importance of breath control with the following true story. During a drug raid, he chased a man up a stairway in a darkened building. At the top of the stairs, he turned and found the suspect pointing a shotgun at his chest. The man was high on drugs, and he knew that one false move could be fatal. While gazing into the man's eyes, he began breathing deeply while affirming mentally, "Be calm, be centered." After a few moments, he slowly held out his hand and asked the man to give him the gun. The man's shoulders slumped as the tension went out of him, and he surrendered without violence. There are many breathing techniques that can help us relax the mind. For example, regular breathing is extremely helpful at the start of meditation. Simply inhale slowly to the count of 8, hold the breath for the same number of counts, while concentrating with deep calmness at the point between the eyebrows. Then slowly exhale for the same 8 counts. Do 6 to 9 rounds as you start to meditate. You can increase or decrease the count according to your capacity, but keep the inhalation and retention and exhalation equal. Regular breathing can help us greatly in a variety of situations. Whenever you are feeling stressed and nervous, do a few rounds of regular breathing. I'm sure you will notice an immediate calming influence. You can rarely think yourself out of a negative or anxious state, but you can often breathe yourself out of it. In the light, Nayaswami Jyotish. La meditazione può aiutarci a centrare la nostra attenzione, ma dobbiamo essere profondamente rilassati prima che i suoi effetti possano attecire. Esiste un legame diretto tra respiro e mente. La scienza del controllo della mente attraverso le tecniche di respirazione è uno dei grandi doni dell'India al mondo. Probabilmente avrai notato che ogni volta che esegui un'attività che richiede una profonda concentrazione, come infilare un ago, il tuo respiro rallenta automaticamente o addirittura si ferma. La prossima volta che la tua mente cerca di fuggire da te, prova a respirare fino a raggiungere la calma. Un condiscepolo era incaricato di addestrare le reclute per il Dipartimento di Polizia di San Francisco. Una tecnica che ha insegnato alle reclute consisteva nel controllare il proprio respiro, prima di impegnarsi a prendere il controllo in una situazione di tensione. Ha dimostrato loro l'importanza del controllo del respiro con la seguente storia vera. Durante un raid antidroga si è trovato a dover inseguire un uomo per le scale di un edificio buio. In cima alle scale, girandosi, aveva trovato il sospettato che gli puntava un fucile al petto. L'uomo era drogato e lui sapeva che una mossa falsa avrebbe potuto essere fatale. Mentre guardava negli occhi dell'uomo, aveva iniziato a respirare profondamente, affermando mentalmente: sii calmo, sii centrato. Dopo alcuni istanti aveva teso lentamente la mano e chiesto all'uomo di dargli la pistola. Le spalle dell'uomo si erano abbassate, la tensione era scemata in lui e si era arreso senza violenza. Ci sono molte tecniche di respirazione che possono aiutarci a rilassare la mente. Ad esempio, la respirazione regolare è estremamente utile all'inizio di una meditazione. Semplicemente inspira lentamente, contando fino a 8. Trattieni il respiro per lo stesso numero di conteggi, mentre ti concentri con profonda calma nel punto tra le sopracciglia. Quindi espira lentamente
per gli stessi 8 conteggi. Pratica da 6 a 9 serie quando inizi a meditare. Puoi aumentare o diminuire il conteggio in base alla tua capacità, ma mantieni inalterate l'inspirazione, l'apnea e l'espirazione. La respirazione regolare può aiutarci molto in una varietà di situazioni. Ogni volta che ti senti stressato e nervoso, fa qualche ciclo di respirazione regolare. Sono sicuro che noterai un immediato effetto calmante. Raramente riesci a tirarti fuori da uno stato negativo o ansioso attraverso il pensiero, ma spesso riesci a uscire da esso attraverso il respiro. Nella luce, Nayaswami Jyotish. We all face difficulties in our daily life every day. Tutti noi affrontiamo difficoltà nella nostra vita quotidiana, ogni giorno. Sometimes we're trying to do something and it's taking a lot of our mental power and energy, and so we're thinking about it all the time and it's hard to meditate. A volte stiamo cercando di fare qualcosa e questa cosa sta prendendo tanta energia mentale, ci stiamo pensando tutto il tempo, così diventa difficile a meditare. Or we face a difficult or tense situation, probably not a shotgun pointed at us, but life has its own way of giving us challenging situations. O forse dobbiamo affrontare una situazione tesa o difficile, probabilmente non un fucile che ci è al petto, però la vita ha un modo di darci le sfide, le situazioni sfidanti. Or perhaps we're facing health challenges or anxiety about something, worries about something. Life has many, many ways of challenging us, and we face that every day. O forse stiamo affrontando una sfida sul livello del nostro corpo, una sfida medica o delle ansie di una situazione della nostra vita, ma la vita ha un modo di darci tante situazioni di sfide, di sfidarci sempre. But behind the examples I used in this essay is a very important point. Ma dietro questi esempi che ho usato in questo saggio c'è un punto molto importante. We don't have to just be the victim of what is coming to us. E questo punto è che non dobbiamo per forza solo essere una vittima di quello che ci arriva. For every problem that comes during this day, we have a spiritual or a technique that works on that. Per ogni sfida, ogni problema che ci arriva oggi, abbiamo una tecnica spirituale che possiamo usare. Here I mentioned two of them: visualization to help calm the mind, and breathing or pranayama also to help center us and calm us. E qui ho menzionato 2, la visualizzazione per aiutare a calmare la mente e poi il respiro, pranayama, per aiutare a centrarci. But we have many, many techniques. We've got visualization, but we have also affirmation. Ma abbiamo tante tecniche, abbiamo la visualizzazione, ma abbiamo anche l'affermazione. We have, of course, I mentioned pranayama, but we have energization, which is a combination of pranayama and using the body to send energy using the body. E ho menzionato anche il pranayama, ma abbiamo anche l'esercizio di ricarica, che è una combinazione di pranayama che usa il corpo per mandare, per ricevere e ricaricare l'energia. We have yoga postures, we have chanting, singing, music, satsang. Abbiamo gli asana, le posizioni di yoga, abbiamo il canto devozionale, ma anche il canto, abbiamo il satsang, la musica. All of these things, these spiritual techniques, are like a cabinet full of medicine for each specific thing that's bothering us. E tutte queste tecniche sono come un cabinet, grazie, come un armadietto di cose che ci sono utili nella nostra vita spirituale. But the biggest problem we have is we forget to open the cabinet.
Ma il problema più grande che abbiamo è che ci dimentichiamo di aprire l'armadietto. And so the point here is it's helpful to sometimes think through the day ahead of you and see what tools you want to have to help you through that day to work with it well. E il punto qui è che è utile a volte guardare la giornata che hai davanti a te, è proprio guardare consapevolmente quali sono gli strumenti che posso e che voglio usare oggi per aiutarmi a attraversare il giorno. And one of the best tools of all is just to be with someone who models for you the right kind of vibration for whatever is bothering you. E uno dei strumenti migliori è di semplicemente essere con qualcuno che può agire da modello per come rispondere alle cose con la giusta vibrazione, proprio rispondere alle cose che ci disturbano. Because the thoughts that come into the mind and the problems that come to us are drawn by our particular magnetism, and the best way to deal with something is to change the magnetism before it draws the problems. Perché i problemi e i pensieri che abbiamo sono attirati a noi dal nostro magnetismo e la cosa migliore è di cercare di cambiare il magnetismo prima che queste cose arrivano. So spend time with your positive friends, be happy, sing, visualize, and ask Master to come and help you throughout the day. Così prova a stare con i tuoi amici positivi e canta, visualizza e chiedi il Maestro di proprio essere con te, di aiutarti durante la giornata. And it really will work if E veramente funzionerà se you remember to open the cabinet. se ti ricordi di aprire l'armadietto. Ok. Il ottimo blog. This one is called Through Your Eyes Only. It's from April 8th, 2019. Paramahansa Yogananda would sometimes gaze lovingly at his disciples and say, "If you only knew how beautiful you are, I see you all as beings of light." It is often challenging to see the best in the world around us, faced as we are with life's many contrasts, beauty, ugliness, wisdom, folly, integrity, dishonesty, kindness, and cruelty, to name but a few. Questo blog si chiama Solo attraverso i tuoi occhi, è da 8 aprile 2019. A volte Paramahansa Yogananda guardava con amore i suoi discepoli e diceva: "Se solo sapeste quanto siete belli, vi vedo tutti come esseri di luce." Spesso è difficile vedere il meglio nel mondo attorno a noi, messi di fronte come siamo ai tanti contrasti della vita, bellezza e bruttezza, saggezza e follia, integrità e disonestà, gentilezza e crudeltà, solo per citarne alcuni. Yet striving to see other people in their highest light helps them as well as us. I've read many stories about young gang members or hardened criminals who were able to turn their lives around because one person saw the goodness in them. They changed because someone saw them as God sees them. Tuttavia, sforzarsi di vedere le altre persone nella loro luce più elevata aiuta loro come aiuta noi. Ho letto molte storie su membri di bande giovanili o criminali incalliti che sono stati in grado di dare una svolta alla propria vita perché una persona ha visto in loro la bontà. Sono cambiati perché qualcuno li ha visti come li vede Dio. I've taken up the practice
of inwardly asking when I see something or someone that evokes a negative reaction in me, like judgment or dislike. Master, how do you see this? When I imagine my guru looking at the world through my eyes, it's amazing how my perception of everything begins to change. The beautiful, positive things become brighter, clearer, more filled with light. The colors in nature become more intense. The new buds on a tree branch seem bursting with life. The radiant soul nature shines forth from people's eyes. Ho ripreso la pratica di chiedere interiormente quando vedo qualcosa o qualcuno che suscita in me una reazione negativa, come giudizio o antipatia. Maestro, come lo vedi tu? Quando immagino il mio guru che guarda il mondo attraverso i miei occhi, è incredibile come la mia percezione di tutto inizi a cambiare. Le cose belle e positive diventano più luminose, più chiare, più colme di luce. I colori della natura si fanno più intensi. I nuovi germogli sul ramo di un albero sembrano esplodere di vita. La radiosa natura dell'anima risplende dagli occhi delle persone. On the other hand, there is also in this world a great deal of evil that confronts us. If we try to see it through God's eyes, then even the darkness takes on a purpose and meaning in the greater scheme of things. Anxiety about the future is replaced by calm understanding that this is God's world and He is in charge. Dall'altra parte, c'è anche in questo mondo una grande quantità di male con cui dobbiamo fare i conti. Se proviamo a guardarlo attraverso gli occhi di Dio, allora anche l'oscurità assume uno scopo e un significato nel più grande schema delle cose. L'ansia per il futuro è sostituita dalla calma comprensione che questo è il mondo di Dio ed Egli è al comando. There is the beautiful story from the life of the beloved Saint Francis of Assisi. He was born in 1182, the son of a wealthy merchant in Assisi, Italy. In his youth, he had a spiritual conversion, which ultimately led to a vision of Christ, who asked him to rebuild his church. Francis spent the remainder of his life as a humble, wandering beggar, but so great was his sanctity that thousands became converted to a life in God. His spiritual impact continues to this day. One day, go on. C'è una bella storia della vita dell'amato santo cristiano Francesco d'Assisi. Nacque ad Assisi nel 1182, figlio di un ricco mercante. Nella sua giovinezza ebbe una conversione spirituale che alla fine lo portò a una visione di Cristo, il quale gli chiese di ricostruire la sua chiesa. Francesco trascorre il resto della sua vita come un umile postulante, ma la sua santità era così grande che grazie a lui migliaia di persone si convertirono alla vita in Dio. Il suo impatto spirituale continua ancora oggi. One day, as St. Francis was traveling through the countryside, he saw a leper approaching him along the road. Leprosy was something that still evoked revulsion in Francis, and this leper had most of his face eaten away by the terrible disease. Every instinct in Francis told him to turn and run, lest he himself become infected, but he controlled this impulse and tried to see the leper as God saw him. With this changed perception, Francis ran up to him and embraced and kissed him on his disease-ravaged face. Immediately, the leper he held in his arms was transformed. Before Francis stood the living form of Jesus Christ.
Un giorno San Francesco, viaggiando per la campagna, vide un lebbroso accostarsi a lui lungo la strada. La lebbra era una malattia che suscitava ancora repulsione in Francesco, e quel lebbroso aveva la maggior parte del volto divorato dal terribile morbo. Il suo istinto gli suggeriva di voltarsi e scappare per timore di venire lui stesso infettato, ma riuscì a controllare tale impulso e cercò di vedere il lebbroso come lo vedeva Dio. Grazie a questo cambio di percezione, Francesco corse da lui, lo abbracciò e lo baciò sul viso devastato dalla malattia. Immediatamente il lebbroso che teneva tra le braccia si trasfigurò. Davanti a Francesco si manifestò la forma vivente di Gesù Cristo. When we see the world through God's eyes, we are able to transcend our limited perspective, and our consciousness is lifted to a higher plane. Vision in God becomes vision of God, of His love and light everywhere. As Yoganandaji wrote, quote, "When my two eyes that behold both good and evil become single, and behold in everything only the divine goodness of God, I shall see that my body, mind, and soul have been filled with His omnipresent light. May God's vision become your own." Nayaswami Devi. Quando cerchiamo di vedere il mondo attraverso gli occhi di Dio, siamo in grado di trascendere la nostra limitata prospettiva e la nostra coscienza viene elevata a un piano superiore. La visione di Dio diventa la visione in Dio, diventa visione di Dio, del suo amore e della sua luce ovunque. Come ha scritto Yoganandaji, quando i miei occhi di bene e di male diverranno singoli e contempleranno solo la divina bontà di Dio in ogni cosa, allora il mio corpo, la mia mente e la mia anima saranno colmi della sua luce onnipresente. Possa la visione di Dio diventare la tua. Nayaswami Devi. So, this is a very important thing to understand. Questo è una cosa molto importante da comprendere, That when we choose to see the world as God sees it, it all becomes beautiful. che quando scegliamo di vedere il mondo come Dio lo vede, tutto diventa bello. There was a very beautiful and beloved disciple of Master Kamala Silva. C'era una discepola molto amata, una bellissima anima del maestro Kamala Silva. And Master spent a great deal of time personally with Kamala and her mother. E il maestro ha trascorso tanto tempo personalmente con Kamala e con la sua madre. She was a very, very elevated soul. Lei era un'anima molto, molto elevata, But at the end of her life, she developed dementia. ma alla fine della sua vita ha sviluppato la demenzia And there was no one to care for her. e non c'era nessuno a prendersi cura di lei. And Swami Kriyananda heard of this, and he said, "We will bring her to Ananda village and care for her." E Swami Ananda ha sentito di questo e ha detto: la porteremo ad Ananda Village e ci prenderemo cura di lei. And eventually we had to put her in a care home because we couldn't take care of her in the way she needed. E verso la fine abbiamo dovuto di metterla in una casa di riposo perché non potevamo aiutarla nel modo in cui aveva bisogno. And one of our members went to visit her in this hospital where she was. E uno dei nostri membri è andato a visitarla in questo ospedale dove era. And her, the patient in the room that she shared with had been in a terrible fire. E il paziente nella stessa stanza che condivideva
è stato un incendio terribile And her face was very badly burned and disfigured. e il suo viso era completamente bruciato, proprio disfigurato. And when our friend went to see Kamala, she saw this other woman, and she felt so sad that Kamala had to see this person so disfigured every day. E quando la nostra amica è andata a visitare Kamala e ha visto quest'altra persona, si sentiva triste per Kamala che doveva vedere questa sofferenza, questa persona ogni giorno. But Kamala lived in the vision of God, even though her mind was not clear. Ma Kamala viveva nella visione di Dio, anche se la sua mente non era chiara. And Kamala said to our friend, "Have you seen my roommate? Isn't she beautiful?" E Kamala ha detto a questa nostra amica, ma hai visto la persona con cui condivido la stanza? Non è bellissima? That's how she saw her. Perché questo era il modo in cui l'ha vista. And we can see the world this way. E noi possiamo vedere il mondo in questo modo. It's a choice. È una scelta. And so, just to conclude before we I'll ask you to ask questions, we've been talking this morning about how to find peace and joy within you despite outer circumstances. E solo per concludere, prima delle domande, stamattina stavamo parlando tanto di come trovare la pace e la gioia anche nel mezzo delle circostanze difficili. And when we see something in the world that is disturbing or frightening, it is like a little piece of sand in an oyster. E quando vediamo nel mondo qualcosa che ci disturba o che ci fa paura, è come un granello di sabbia in una ostrica. Scusi. Grazie. It irritates us, but what does the oyster do? Allora ci irrita, ma cosa fa l'ostrica? He takes that disturbing experience and he covers it with a beautiful layer upon layer of iridescent light. Allora prende questa esperienza disturbante e la copre con strato dopo strato di questa luce iridescente. And eventually it becomes a beautiful pearl. E alla fine diventa una perla bellissima. We can transform our souls into beautiful pearls for God. E noi possiamo trasformare le nostre anime in bellissime perle per Dio. So that His light and beauty reflects out into the world. Così che la sua luce e bellezza si riflette verso il mondo. And just like this mala around Babaji's neck, È proprio come questo mala intorno al collo di Babaji, when we bring all of our pearls together in community and satsang, quando portiamo tutte le nostre perle insieme in comunità, in satsang, we form a beautiful mala that we can offer to God and Guru. formiamo questo bellissimo mala che possiamo offrire a Dio e ai Guru. So, God bless you. Che Dio vi benedica. Okay, let's see who's brave. Allora, vediamo chi è coraggioso. People who live in these hills. Coraggiosa fu la gente che vive in queste montagne. Brave are the people who ask a question. Yeah, that's what Yeah. Speak louder. What is the greatest gift or sense that living in peace gives? What is the greatest gift Or sense or That gives you if you live in peace. Oh, okay. What is the greatest gift that comes if you live in peace? Qual è il dono più grande che arriva da vivere in pace? Well, I would say there are two equal graces. One is that the world around you ceases to bother you very much. Direi che ci sono due grazie ugualmente importanti. Uno è che il mondo intorno a te smette a disturbarti così tanto.
And ultimately, then you can become what Yogananda said we should try to become, even-minded and cheerful. E alla fine puoi diventare quello che Yogananda diceva che dovremmo cercare di diventare, che è equanimo e gioioso. So that's the first part, what peace does for us. E questa è la prima parte di quello che la pace fa per noi. But the second part is what peace does for those who are around us. Ma la seconda parte è quello che la pace fa per coloro che sono intorno a noi. And if really your vibration is peace, then the world around you calms down. Perché veramente se la tua vibrazione è pace, allora il mondo intorno a te si calma. Now, I'm a naturally calm and peaceful person. Allora, io sono una persona naturalmente calma e pacifica. And so I have the world I live in, generally speaking, is calm and happy. Così il mondo in cui vivo in modo generale è pacifico e felice. E qualcuno ha detto solo certo. But Devi said that she was often in a room where there was argument or tension, and it stopped when I came in. Ma Devi ha detto che spesso si è trovata in una stanza dove c'era tensione o disarmonia e che questa cosa si è fermata quando io sono entrato dentro. And I wasn't aware of it. E io non ero consapevole di questa cosa. I just thought, this is the way people are. They're calm and happy. Io semplicemente pensavo, questo è il modo in cui le persone sono calmi e felici. And so, if you live in peace, you're calm and happy, and the world around you becomes the same in ever-widening circles. Così se vivi nella pace, tu sei calmo e sei felice, ma anche il mondo intorno a te diventa calmo e felice nei cerchi che si espandono. Jyotish mentioned earlier that when you read the news or listen to the news, it creates a disturbance in your consciousness. Jyotish ha menzionato prima che quando leggi i giornali o le notizie, questo crea un disturbo nella tua coscienza. And we don't want to hide ourselves away from the world. E non vogliamo nasconderci dal mondo. But I really suggest that you, at the end of your meditation during the day, be aware of almost your brain waves, one might say, of a state of consciousness that's very calm and even. Focus your mind on what that feels like. Ma vorrei suggerire che nella tua meditazione e anche durante la giornata ti cerchi di essere consapevole quasi delle onde della tua mente, no? Proprio di cercare di focalizzarci proprio sullo stato di coscienza. And if you have a discussion with another person that becomes tense, E se hai una discussione con una persona o parli e diventa una situazione tesa, or if you start looking at a video or an article that upsets your mind, o se inizi a guardare un video o un articolo che disturba la tua mente, come back to that feeling of meditation. prova a tornare a quel sentimento, quel feeling della meditazione. And move away from that which agitates you. E ritirati da quella cosa che ti sta agitando. Sometimes in the evenings, if we have a free evening, we will try to watch a movie on a streaming platform. A volte durante la sera, se abbiamo una serata libera, a volte cerchiamo di guardare un film su una delle piattaforme di streaming. We have started and stopped many, many movies. E abbiamo iniziato e fermato tanti film. We have a 5-minute rule. Abbiamo questa regola di 5 minuti. If in the first 5 minutes we feel our consciousness getting agitated, okay, that's the end. Se nei primi 5 minuti sentiamo che la nostra coscienza diventa agitata, diciamo ok, basta. The most precious thing we have is our ability to tune our consciousness, uplift our consciousness, and be in tune with God and Guru.
L'abilità più preziosa che abbiamo è di elevare la nostra coscienza e sintonizzare la nostra coscienza con Dio e con il Guru. If you want to be a channel for peace and harmony in the world, protect that precious state of mind Se vuoi essere un canale per la pace e per l'armonia nel mondo, at all costs. proteggi quello stato di coscienza della mente a tutti i costi. Forse abbiamo tempo per uno di più. Sure. This kind of piggybacks off of what you were just talking about. I'm looking for a really specific thing. Like, for example, if somebody comes to you and they're observing something that's just happened to them, that's, their mind is focused on the bad thing that just happened. Do you have any tricks on how to maybe switch the mood without invalidating what they're observing? Good question. Do you want- È una buona domanda. Allora, la domanda è se qualcuno arriva da te e sta parlando di qualcosa che è appena successo, una cosa difficile o terribile. C'è un modo in cui possiamo aiutarli a cambiare prospettiva, cambiare visione senza invalidare quello che hanno appena vissuto? Very good question. So let's start with this. Have you ever noticed that if someone is trying to be heard and you refuse to let them be heard, that they get louder and more insistent? Una buona domanda. Iniziamo con questo. Avete mai notato che se qualcuno cerca di essere sentito e voi rifiutate di sentirli, loro iniziano a diventare sempre più, alzare la voce sempre più e diventare sempre più insistenti? Has that ever happened to you? Vi è mai successo? Well, there's a very simple knob to turn down the volume. Allora, c'è una manopola, grazie, c'è una manopola molto semplice per abbassare il volume. To acknowledge what they're saying. E questo è semplicemente di riconoscere quello che stanno dicendo. And often it's best just to, in a little variation, to repeat back to them what they've said to you. E a volte la cosa migliore è con una piccola variazione, di ripetere a loro quello che ti hanno appena detto. So that they understand that they've been heard. Così che loro comprendono che sono stati sentiti. Because if you can't get a starting point, you can't move the energy. Perché se non puoi arrivare a un punto di inizio, non puoi muovere l'energia. And then perhaps while acknowledging what they've said, look for not a beautiful angelic solution, but a little something that moves the energy in a positive direction. E poi mentre lo fai cerca di trovare una soluzione, forse non una più alta, bellissima, angelica, ma una soluzione che muove l'energia almeno un po' nella direzione positiva. So, example, I get so upset when people at work take all the credit for what I've done. Per esempio, mi irrita così tanto quando le persone al mio lavoro prendono tutto il merito di quello che io ho fatto. The proper response is not, isn't it a nice day? La risposta giusta non è, ma non è una bellissima giornata? Proper response is, does it often happen that they take credit for your work? Forse la risposta giusta sarebbe, ma succede spesso che prendono il merito del tuo lavoro? Then the person understands that they've been heard. Così la persona comprende che è stata sentita. Then according to the personality of the person, there'll always be one step that they're willing to take. E poi secondo la personalità della persona ci sarà sempre un passo che loro hanno la buona volontà di fare. But it's best if you can get them to tell you what that is. Ma la cosa migliore è se tu puoi aiutare loro a arrivare al punto che loro ti dicono cosa è quello passo. We have a wonderful doctor who is at Ananda Village, has a clinic nearby. Abbiamo un dottore meraviglioso che ad Ananda Village ha una clinica vicino.
And when someone tells him a problem, he has learned, especially if it's a behavioral problem, he has learned not to say, oh, you should do this. E quando qualcuno gli racconta un problema, soprattutto se si tratta dei rapporti umani, ha imparato di non dire "oh, dovresti fare questo", Because usually then they will tell you why they can't do what you've suggested. perché di solito la risposta è che loro ti diranno perché non possono fare quello che tu hai suggerito. He says, I just look at them and I don't say anything, but I look relative, I try to give them supportive, kind energy. E ha detto che di solito li guardo e spesso non dico niente, ma cerco di proprio dargli energia di sostegno e di gentilezza. And almost always, he said, they know that they have that problem, the problem that they're coming for help, but they themselves will offer, but I could do this about it. E quasi sempre loro anche arrivano e sanno che hanno questo problema, ma quasi sempre sono loro di offrire e dire ma potrei forse fare questo. So try that. Acknowledge, let them know that they've been heard, and then do something positive to get a little flow of energy and then wait for them to offer a solution. Così prova questo, prova a riconoscere così loro sanno che sono stati sentiti e poi cerca di sostenerli così per vedere se loro riescono a fare un passo verso una soluzione positiva. Usually people have a wisdom if you can help calm them and it will rise to the surface. Di solito le persone hanno una saggezza innata e se tu aiuti a loro a diventare calmi, questa saggezza verrà sulla superficie. And I'll add very briefly one technique that I use. E voglio aggiungere brevemente una tecnica che io ho usato. This was suggested to me by a dear friend who was very deep spiritually and very wise. E questo mi è stato suggerito da un caro amico che era molto saggio, molto profondo spiritualmente. She said, if someone's putting out a lot of negative energy, Allora, questa amica ha detto se qualcuno sta mettendo, emanando tanta energia negativa, imagine that you're sitting in your car and you start to roll up the window a little bit. immagina che sei seduto nella tua macchina e inizi a alzare un po' il finestrino. So there's just a little crack. You can still hear, Così c'è solo un piccolo spazio, ancora riesci a sentire, but you don't get the blast of the negativity. ma non ricevi proprio questo impatto della negatività. So the thought behind that is, what's distressing is if you absorb their negative energy. Perché il pensiero dietro è quello che ci disturba e se noi assorbiamo quella energia negativa. So you can help them without swallowing their poison. Così puoi aiutarli senza dover ingoiare il veleno. So if if you come up to someone and you start saying, "Oh, I'm so upset about everything," Così se tu arrivi da qualcuno e inizi a dirgli "oh, mi sono così disturbato da queste cose", and you see they push a button, you know that they're raising the window. e vedi che stanno spingendo un bottone, sai che stanno alzando il finestrino. But it essentially protect yourself with an aura of light and love, and it helps the other person to calm down. Well, forse, ok, piccolo. Questo è solo che ma oh. Ci puoi dire qual è il segreto per diventare un portatore di pace come te? So Just repeat it for the English allora, speakers. Jyotish, can you tell us what is the secret to become a peace bearer like you are? I think, well, certainly our spiritual path in Kriya helps. Direi che sicuramente il nostro sentiero spirituale e il Kriya aiutano. But I think the secret, if there is anything, is delay your reactive process. Ma credo che il segreto, se c'è qualunque segreto, sarebbe di cercare di rallentare il tuo processo reattivo.
even if you can wait a few seconds before you start reacting, it stops this energy from building. Anche a proprio posticipare, se riesci a aspettare anche solo un paio di secondi prima di iniziare a reagire, proprio riesce a calmare tutta questa energia come una catena che reagisce. Scusate. Oh. See, I delayed before I did that. Così avete visto, ho posticipato la reazione. So, yes, it's because your reaction is ultimately under your own control. And start with little things. Don't let little things get your energy reacting. Perché alla fine la tua energia è sotto il tuo controllo e inizia con cose piccole, no? Proprio inizia a non reagire, non lasciare le piccole cose di proprio intrappolare, prendere la tua energia. And we'll end there so that we don't produce a negative reaction. E finiamo qui così che non produciamo una reazione negativa. Okay, grazie a Rudra for doing a wonderful job of translating. Ci vedremo stasera per una bella serata insieme. Grazie.